Vi siete mai chiesti quali differenze ci siano tra tarocchi, sibille e oracoli? Bene, in questo video cercherò di dare qualche risposta ai vostri quesiti. Il tutto dopo la sigla. Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela e vi do il benvenuto a questo video in cui spiegherò a grandi linee le differenze basilari tra tarocchi, sibille e oracoli. Se vi appassionano tutti questi tipi di carte, vi consiglio di cliccare in alto a destra per accedere alla playlist della Taroteca di Exoteric World, in cui troverete tante recensioni che potrebbero interessarvi. Bene, direi che possiamo cominciare la puntata. Buona visione! Prima di cominciare mi sembra corretto dirvi che dei mazzi che ho qui davanti per rappresentare le tre categorie di carte troverete in descrizione le recensioni e i link nel caso vorreste acquistarli. Quando vediamo un mazzo di tarocchi, di sibille o di oracoli, tutti sappiamo di trovarci di fronte ad uno strumento legato all'antichissima arte della cartomanzia, cioè alla capacità di leggere le carte e predire il futuro, ma forse non tutti sanno che esse sono anche, e direi soprattutto, un mezzo per indagare la nostra vera natura e le nostre potenzialità nascoste. Permettono di esplorare ciò che accade dentro e fuori di noi per aiutarci a imparare a conoscerci meglio e a trovare le soluzioni giuste per crescere e migliorare la nostra vita in tutti gli ambiti, da quello spirituale a quello esteriore. Per capire quali di questi strumenti sono quelli più adatti a voi serve individuare le proprie attitudini e per farlo bisogna innanzitutto sapere cosa sono i tarocchi, le sibille e gli oracoli e la differenza tra di loro. In base alle varie caratteristiche sceglierete il mazzo più adatto a voi e alle vostre esigenze. Partiamo con una breve infarinatura sui tarocchi. Per saperne di più sulle tipologie di tarocchi e quali potete scegliere, vi consiglio di cliccare in alto a destra per vedere il video quale mazzo scegliere. Essendo uno dei primi video che ho fatto, l'audio lascia un po' a desiderare, ma sicuramente vi potrà essere molto utile per avere ulteriori informazioni. Per il momento vi basta sapere che i tarocchi, per la maggior parte, con qualche rara eccezione, sono un mazzo costituito da 78 carte, diviso in 22 arcani maggiori e 56 arcani minori. Questi ultimi a loro volta sono divisi in 4 semi, coppe, denari, bastoni e spade, e ogni gruppo è composto da 14 carte, 10 numerali e 4 carte di corte: il fante, il cavaliere, la regina e il re. Tra i mazzi più utilizzati troviamo i classici Waite Smith o i tarocchi marsigliesi e tutti quelli che si ispirano ad essi. Per la struttura e per la simbologia che troviamo raffigurata nelle immagini, dall'astrologia alla numerologia alla cabala e altro, i tarocchi hanno un linguaggio più misterioso, ricco e complesso che necessita di studio e ricerca. Da ciò si può dedurre che i significati sono tantissimi e che spesso si aprono ad interpretazioni differenti per le varie scuole misteriche e anche soggettive in base alla sensibilità personale. Allo studio del significato dei tarocchi ho dedicato una serie di 26 video a cui potrete accedere cliccando in alto a destra. Per quanto riguarda le sibille, questo termine si riferisce a mazzi di carte inventati in Francia nel XIX secolo, di varie tipologie, le cui differenze comprendono il numero delle carte e i simboli raffigurati. La Francia e la Germania ebbero un ruolo molto importante nella produzione delle carte da gioco, ma anche per diverse tipologie di carte da divinazione. L'influenza francese e tedesca si fa sentire in Italia, dove tra i mazzi di sibille più importanti troviamo la sibilla originale. In realtà ci sono molti tipi di sibille che hanno un numero variabile da 32, 36 a 52 carte. Tra le più importanti abbiamo la sibilla dei saloni, il Grand Jeu Lenormand e la sibilla originale, tutti mazzi composti da 52 carte, suddivise in 4 semi, cuori
quadri, fiori e picche, ognuna con un proprio soggetto, o altri mazzi di sibille da 54 carte dove le due in più indicano il consultante o la consultante. Un mazzo molto conosciuto è il Petit Lenormand, composto da 36 carte, mentre l'antica sibilla italiana, la sibilla gitana e tanti altri sono composti da 32 carte. Una cosa comune a tutti questi mazzi di sibille è che mostrano fin da subito e in maniera piuttosto inequivocabile il loro proprio significato. Infatti sono conosciute come carte chiacchierine o pettegole, perché la loro lettura è utilizzata per ottenere risposte relative alla vita comune di tutti i giorni, soprattutto amore e lavoro. Gli oracoli o carte oracolari sono mazzi molto particolari e diversificati, infatti ogni mazzo ha il suo numero di carte, il suo tema, i suoi significati e la sua personale interpretazione. Nel corso degli anni si stanno diffondendo moltissimo perché soddisfano ogni tipo di esigenza. Gli oracoli possono aiutare a creare una connessione con le entità e le energie sottili per trovare una guida, ricevere consigli e messaggi per superare una fase complessa della nostra vita o per ricevere intuizioni e maggior chiarezza a livello spirituale. Molti oracoli al giorno d'oggi si sono trasformati ad uso divinatorio. Le carte oracolari hanno una struttura molto libera ed utilizzano una terminologia moderna con immagini intuitive. Il numero di carte è variabile, possiamo trovare mazzi da 20 a 80 carte e hanno temi, immagini e funzioni diverse in base al campo di indagine. Le possibilità sono infinite e ad esempio possiamo trovare gli oracoli sulle vite passate, sugli spiriti, gli animali, creature mitologiche, piante, erbe, numeri, divinità e astrologiche. E le carte dell'oracolo possono essere abbastanza semplici da usare, soprattutto per i principianti, perché spesso questi mazzi sono accompagnati da un libretto approfondito e molti hanno la spiegazione su ogni singola carta. Partendo dai tarocchi e dalle sibille, le prime differenze le possiamo già notare dall'introduzione e che sta nel numero di carte che compone ogni mazzo e nell'approccio alla lettura. Un'altra differenza che distingue i tarocchi dalle sibille è nella struttura, che nelle sibille è più libera, mentre nei tarocchi, come già detto, troviamo la suddivisione in arcani maggiori e minori e questi ultimi divisi in 4 semi. In base alla scuola di appartenenza, i tarocchi possono essere più o meno intuitivi, mentre le sibille sono più semplici e chiare. Un'altra differenza è che i tarocchi si possono usare per le incombenze quotidiane, come le sibille, ma essendo carte di saggezza sono più adatti a scrutare la nostra interiorità, svelare questioni profonde per spingere chi consulta le carte a fare un percorso di introspezione e di crescita spirituale personale. Inoltre tendono a vedere più lontano rispetto alle sibille. Per quanto riguarda le sibille, sono più facili da comprendere, anche se da un punto di vista figurativo, e per questo hanno un approccio leggero e meno impegnato dei tarocchi. Vengono utilizzate per dare risposte abbastanza precise a vicende di vita quotidiana. Infatti, le sibille possono definirsi carte pratiche perché descrivono la vita reale e le situazioni di tutti i giorni. Tendenzialmente vengono usate per i consulti d'amore, ma anche per questioni lavorative. Pur essendo più semplici dei tarocchi, non vuol dire che siano di facile interpretazione, necessitano comunque di studio, soprattutto per tutte le possibili combinazioni di carte. Oltre alle differenze possiamo riscontrare anche delle similitudini con alcune figure, ad esempio la speranza delle sibille può essere accostata all'arcano della stella, i deliranti al matto, la disgrazia alla torre, la fortuna alla ruota di fortuna, la morte alla morte, carta comune ad entrambi i mazzi.
Per quanto riguarda la differenza con gli oracoli, oltre al numero di carte molto variabile, si può dire che non ci sono carte fisse e quindi non hanno una struttura ben ordinata come i tarocchi, dove i nomi delle carte rimangono più o meno sempre gli stessi. Negli oracoli non ci sono regole, chi chi crea il mazzo dà il significato e il nome alle singole carte. Inoltre, se per i tarocchi la numerologia è di fondamentale importanza, negli oracoli non sempre viene considerata tale ed inserita. In generale, gli oracoli sono stati creati come uno strumento di ispirazione, soprattutto relativo alla vita spirituale, ma anche amorosa e quotidiana. Per le caratteristiche già dette sono abbastanza semplici da usare e da interpretare, anche se tutto dipende dall'uso che si vuole fare, perché se si vuole imparare il significato di ogni singola carta, allora tutto diventa molto più complesso. Un'altra differenza è che negli oracoli, come nei tarocchi, le tematiche possono essere le più differenti e varie. Negli oracoli l'argomento viene suddiviso e affrontato in tutte le sfumature del tema, mentre nei tarocchi il tema è condizionato in base ai significati classici dei vari arcani che sviluppano il viaggio dell'eroe. Gli oracoli, a differenza dei tarocchi, non parlano attraverso simboli arcani, ma offrono messaggi chiari che spesso possono provenire da divinità o entità e si possono usare in qualsiasi momento, anche senza porre una domanda o avere un problema specifico da risolvere. Dopo aver visto le varie caratteristiche dei tarocchi, sibille ed oracoli, nelle sfumature generali ma più importanti, adesso sta solo a voi scegliere il vostro mazzo e provare. Per concludere, tutto dipende da cosa state cercando nelle carte. Ogni mazzo offre un mondo di possibilità e ha una propria energia. L'importante è creare una connessione e un legame col proprio mazzo. Lasciatevi guidare dall'istinto e scegliete il mazzo che vi attrae maggiormente. I tarocchi sono da sempre i miei preferiti e per questo mi permetto di consigliarli come primo strumento, ma se vi trovate all'inizio di un percorso, gli oracoli sono più semplici da leggere, sia perché per la maggior parte ci sono meno carte da memorizzare e quindi meno tempo per studiarli, ma anche per i loro messaggi che sono meno enigmatici di quelli dei tarocchi e vi donano comunque saggezza e consigli utili. Con i tarocchi e le sibille si otterrà una lettura molto più dettagliata e personale, con gli oracoli si otterrà qualcosa di più generico. Tarocchi, sibille e oracoli, non avendo tutti le stesse funzioni, si possono integrare e quindi usare diversi mazzi in una stessa lettura, in base all'approccio desiderato e alla domanda che si vuole porre. Se decidete di avere più mazzi, sicuramente in base alla giornata e di cosa state cercando, potete scegliere a quale mazzo affidarvi. Non ci sono mazzi di carte migliori, più importanti o funzionali di altri. Ogni mazzo ha il suo valore, bisogna solo imparare a conoscerli bene per poter usare il mazzo giusto al momento giusto. Per quanto riguarda i metodi da utilizzare, quelli più tradizionali che di solito si usano per tarocchi come classico a 3 carte, passato, presente, futuro, si possono usare per tutti i tipi di mazzi. Vi suggerisco al riguardo, cliccando in alto a destra, di vedere i video che ho dedicato ai metodi di lettura. Si può anche estrarre una carta dell'oracolo prima di una lettura dei tarocchi o sibille come introduzione o dopo la lettura per rafforzare il risultato o fornire una prospettiva aggiuntiva all'interpretazione. In qualsiasi caso dovete sempre ricordare che leggere i tarocchi, le sibille e gli oracoli significa connettersi con la magia dell'universo e che bisogna averne profondo rispetto. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le carte di cui abbiamo parlato in queste schermate, trovate tutti i tipi di oroscopi pubblicati sul mio canale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!